Prima di Woodstock, prima di Altamont, prima che i festival diventassero industria. C'è un prato in California, c'è un weekend nel verde, c'è un'idea che nessuno aveva mai avuto davvero sul serio. Giugno 1967, Monterey. È il momento in cui il rock smette di essere concerto e diventa evento culturale, mediatico, generazionale. È l'inizio della Summer of Love. È la consacrazione di Janis Joplin, è l'incoronazione di Jimi Hendrix, è il momento in cui il rock capisce di poter cambiare il mondo. L'8 giugno del 67 a Monterey, in California, succede qualcosa per la prima volta. Un intero weekend nel verde dedicato esclusivamente alla musica rock. Non era mai successo davvero, non in questa forma, non con questa ambizione, non con questa coscienza. Quando i Mamas and Papas chiudono il loro set davanti a oltre 40.000 persone e Mama Cass promette al pubblico un festival come questo tutti gli anni, nessuno può sapere che quella promessa non verrà mantenuta. Monterey sarà irripetibile, perché è un inizio. L'idea nasce dall'intuizione di Alan Pariser, erede dell'impero Sweetheart Paper, produttore dei più popolari piatti di carta americani. Nell'autunno precedente assiste al Monterey Jazz Festival e ne rimane folgorato. Se il jazz può avere un weekend nel verde, perché non il rock? Non le feste di una sera organizzate da Alan Freed nei primi anni 50, ma un evento strutturato, culturale, addirittura con obiettivi umanitari. Tornato a Los Angeles, coinvolge Benny Shapiro, poi Derek Taylor, ufficio stampa dei Beatles, e quindi John Phillips e Lou Adler. A quel punto l'idea prende forma. Derek Taylor ricorderà che l'idea di un festival per la purezza della musica di quel periodo fece breccia nel cuore delle rockstar. I nomi di Simon & Garfunkel, Andrew Loog Oldham, Paul McCartney aprono le porte. Nessuno osa dire di no. Il critico Ralph J. Gleason garantisce per la comunità di Haight Ashbury. Lo storico Joel Selvin sottolineerà come il 67 sia un anno di trasformazione radicale. Il 45 giri declina, il 33 giri diventa opera d'arte, il formato radiofonico Top 40 muore, nascono delle radio FM underground. San Francisco è il laboratorio opposto alla Los Angeles dei Plastic People cantati da Frank Zappa. Monterey arriva nel momento perfetto, sotto il palco campeggia lo slogan Love, Flowers and Music. Decine di migliaia di giovani hippie invadono pacificamente la penisola. Fiori, incensi, tamburi, cibo macrobiotico, statue del Buddha, bandiere arcobaleno. È un rito collettivo. Venerdì 16 giugno si apre con Eric Burdon and the Animals, ma il momento memorabile è il set finale di Simon & Garfunkel. Una chitarra acustica, due voci angeliche e canzoni come Bridge Song, Homeward Bound, The Sound of Silence, eleganza pura, essenzialità. People talking without speaking, people hearing without listening. In mezzo alla psichedelia visiva, loro sono il minimalismo emotivo. Sabato pomeriggio, dopo i Kennedy Hit, salgono i Big Brother and the Holding Company. Sono noti nella scena di San Francisco, ma sconosciuti a livello nazionale. E con loro c'è una cantante di cui si dice che le piace il blues. Janis Joplin entra in scena con casacca e pantaloni dorati. L'aspetto è discutibile. La voce no. Il momento culminante è Ball and Chain, blues di Big Mama Thornton. Janis alterna melodie e graffi, urla e risate, rabbia e pianto. Phil Hillwood, critico jazz severissimo, scriverà di non aver mai sentito una bianca cantare il blues in quel modo. È una rivelazione, non solo per il pubblico, per l'America. Nel corso della giornata suonano Country Joe and the Fish, Quicksilver Messenger Service, Electric Flag, Birds, Jefferson Airplane, Gracie Slick in tunica blu e caftano marocchino incanta con Somebody to Love e Wet Rabbit. La psichedelia qui al massimo della forma. La serata si chiude con Booker T and the MGs e con Otis Redding. La black music conquista il pubblico hippie. È un ponte culturale fondamentale. Monterey non è segregazione di generi, è contaminazione. 'Cause 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 'cause
Domenica pomeriggio è il turno di Ravi Shankar, invitato su suggerimento di George Harrison, pretende rispetto, niente foto, niente fumo. Il pubblico ascolta in silenzio religioso. È la prima volta che Shankar suona davanti a un pubblico così vasto in un contesto rock. La sua presenza sancisce che la musica indiana è entrata nel cuore della cultura occidentale giovanile. Domenica sera, senza Beatles né Rolling Stones, tocca agli Who tenere alto l'Union Jack. È il loro debutto americano. Il pubblico conosce la fama distruttiva delle loro esibizioni. Townshend è potenza acrobatica, Moon è caos controllato. Il set è devastante e impeccabile. Subito dopo salgono i Grateful Dead, mistici, elettrici, lisergici, la quintessenza psichedelica. E poi arriva il momento. Brian Jones presenta il più incredibile chitarrista che abbia mai sentito, The Jimi Hendrix Experience. Hendrix sa che quello è il suo ritorno in patria dopo la consacrazione londinese. Indossa giacca damascata, pantaloni rossi, boa viola. Attacca con Killing Floor in versione turbo, poi Foxy Lady, poi una Like a Rolling Stone stratosferica. In meno di 20 minuti ha il pubblico in mano. La sua strato è un'estensione del corpo. Grazie a effetti innovativi la chitarra piange, urla, sussurra come una voce umana. E Joe Purple e infine Wild Thing con il rito incendiario che lo consacra sciamano rock. In quel momento l'America capisce. Il re è tornato, o forse è appena nato. Il documentario farà il giro del mondo. I media certificano ciò che è evidente. Monterey non è solo un festival, è l'inizio di una nuova epoca. E in descrizione una playlist con 10 brani essenziali.